Ciao a tutti e bentornati. Oggi andiamo avanti con il nostro tutorial sul menu multiplayer. Come vediamo abbiamo già creato un po' di lavoro, abbiamo creato una parte iniziale molto importante per appunto far partire il nostro gioco nella maniera più professionale, quindi abbiamo tutta una sequenza dei nostri loghi, abbiamo inserito poi anche tutti gli avvisi relativi alla fotosensibilità, come verrà salvato il gioco e tutto quello che serve, e abbiamo poi fatto il passaggio che abbiamo visto nei capitoli ancora precedenti in cui entra la nostra loading screen e infine poi arriviamo alla parte che dobbiamo fare oggi, cioè quindi arrivare alla nostra schermata di start game, dove appunto possiamo creare il nostro login se vogliamo connetterci online o comunque cliccare per entrare nel gioco e un tasto ovviamente per uscire dal gioco, perché è comunque il primo punto al quale possiamo accedere attivamente, quindi l'inizio vero e proprio del nostro gioco. Come vediamo andremo a completare questa parte oggi, ma ci sarà un sostanziale cambiamento, soprattutto per il fatto che tutta questa parte, come abbiamo visto, è stata creata all'interno dell'init game senza l'utilizzo di un game mode vero e proprio, perché è tutta una parte alla quale appunto possiamo ancora accedere, solo la parte, come dicevamo, iniziale molto leggera, ed è stata tutta gestita all'interno del nostro livello blueprint, dove abbiamo inserito ovviamente i codici per richiamare tutti i widget eccetera eccetera. Per la parte che facciamo oggi invece, come dicevo, il cambiamento sostanziale che ci sarà è che inseriremo un nuovo game mode, perché avremo bisogno di dati aggiuntivi come per esempio il nostro player controller e il nostro HUD, che servirà appunto per portare in gioco la nostra schermata a livello di multiplayer, quindi senza avere problemi di sovrapposizione tra cliente e server. E niente, iniziamo subito. Quindi siamo rimasti con l'ultima parte, diciamo che abbiamo fatto tutto un giro tra i vari widget fino ad arrivare ad avere la schermata finale, che poi ci porta invece che a un altro widget alla nostra mappa, quindi Game Start, che come dicevamo è la nostra mappa che abbiamo visto finale di inizio di gioco. Quindi la possiamo aprire perché dobbiamo andare ad impostare, come dicevo, il nostro game mode, e possiamo a questo punto andare a creare anche il nostro game mode. Quindi esplora contenuti, cartella frameworks, cartella game modes. Allora, il nuovo game mode che andiamo a creare ovviamente sarà un figlio del nostro game mode principale, quindi possiamo cliccare con il destro, aprire la tendina, fare crea classe blueprint figlia e chiamarla game start game mode, e possiamo anche questa spostarla nella nostra cartella, così da rimanere con il progetto bello pulito. Possiamo aprirla e qui dobbiamo andare ovviamente ad impostare i dati. Quindi prima cosa andiamo a impostare la nostra game mode nella nostra mappa, in modo da non dimenticarci. Quindi la andiamo a selezionare, game start game mode, e qui volendo possiamo anche chiuderla, tornare alla nostra mappa principale, così poi vediamo tutto come funziona dall'inizio, e poi andiamo a gestire tutto ovviamente dall'interno del game mode. Quindi torniamo tranquillamente alla nostra init game. Quindi quello che ci serve ora come prima cosa è andare ad impostare un player controller, perché come abbiamo già visto abbiamo l'ultima parte che finisce con l'inizio del nostro loading screen, e poi il loading screen ovviamente viene tagliato, non viene ancora riportato nella nuova mappa che si aprirà, e quindi la nuova mappa entrerà direttamente in maniera molto secca. Noi vogliamo appunto andare a coprire anche questo piccolo passaggio, quindi andiamo subito a sistemare quello che è il loading screen. Quindi ci possiamo recare nella nostra cartella del nostro player controller principale e fare destro crea classe blueprint figlia, e qua possiamo chiamarla game start player controller. E questo qua è il primo punto che possiamo fare. Lo andiamo a impostare anche questo subito all'interno del nostro game mode. Quindi clicchiamo qui sulla freccetta e lo andiamo a cambiare.
compiliamo, salviamo e andiamo ad aprire il nostro player controller a questo punto. Quindi game start, possiamo chiudere benissimo queste pagine che non ci servono, farci un po' di spazio, togliere il tick. Dobbiamo utilizzare ovviamente begin play relativo al parent, perché all'interno del nostro parent, quindi del nostro genitore, abbiamo già inserito la logica che richiama e va a chiudere il nostro loading screen. Quindi questo è già inserito all'interno del nostro nuovo game mode attraverso il parent, quindi riusciamo a prendere già tutti i dati che ci servono. Qui abbiamo bisogno ovviamente anche del nostro cursore, perché dobbiamo comunque andare poi a cliccare sui tasti, quindi qui possiamo mettere show mouse cursor set e lo abilitiamo. E dobbiamo rimanere poi anche in ambito di visualizzazione widget, perché non siamo ancora in una fase di gioco attivo. Quindi qui possiamo andare a cercare set input we only, quindi gestiamo solo la parte widget, e come player controller sarà se stesso, quindi self. E da qui semplicemente dobbiamo andare a richiamare, come dicevamo, il nostro loading screen, cioè il custom event che abbiamo creato, che va a richiamare direttamente il nostro game instance, e dal game instance va a richiamare appunto il nostro stop loading screen, cioè la parte finale del loading screen, che in realtà, come abbiamo già visto, riapre il loading screen già esistente, perché fino a questo punto non viene distrutto, ma viene distrutta la viewport, quindi non lo vediamo per un attimo se non lo andiamo a richiamare, e poi ovviamente viene rimosso. Quindi questo stop loading screen viene chiamato, come dicevo, dal nostro padre, che a sua volta l'abbiamo settato non come stop loading screen ma come loading screen, e poi lo andiamo semplicemente a richiamare dal figlio senza dover richiamare di nuovo il game instance. Quindi semplicemente scriviamo loading screen e lo va a prendere dal suo genitore, e con questo già diciamo che abbiamo impostato una parte buona del video che vediamo oggi, cioè la chiusura del loading screen. Possiamo anche andare a fare una piccola prova per vedere se funziona tutto. Ogni volta che proviamo adesso dobbiamo comunque vederci tutta la parte iniziale per vedere che tutto funzioni, perché appunto il passaggio è tra l'ultimo quadro, tra il penultimo quadro e l'ultimo quadro, e quindi dobbiamo appunto vedere tutto. Quindi abbiamo i nostri loghi, i nostri avvisi, la nostra schermata finale con le indicazioni sul salvataggio, e da qui parte il nostro loading screen. Come vedete viene cambiato, c'è stato un piccolo glitch, e poi veniamo riportati alla nuova mappa. Il piccolo glitch di cui parlavo è, come dicevo, la distruzione della viewport. Ora in questo caso non si è visto bene, perché abbiamo creato, come sapete, perché ha seguito un sistema per cui vengono cambiate sia la schermata di sfondo che le scritte. In questo caso è riuscito a riprendere le stesse, quindi non si è visto, ma se vedete dovrebbe cambiare appunto ogni volta o la schermata finale, essendocene solo due potrebbe essere che riprenda la stessa, quindi magari non vedete il cambio, e anche la scritta, che invece ne abbiamo un po' di più, come vedete in questo caso ha cambiato solo la scritta, il che vuol dire che il nostro lavoro è andato a buon fine. C'è stato il cambio tra un quadro e l'altro, cioè nel primo quadro inseriamo la loading screen, nel secondo quadro la richiamiamo, quindi viene ripresa in maniera randomica e poi va a sfumare. Ok, quindi fatto questo, sistemato diciamo la parte del loading screen, adesso ci possiamo anche dedicare direttamente al quadro stesso, cioè al widget che vediamo poi comparire in sovraimpressione. Quindi andiamo a creare il nostro widget, possiamo recarci nella cartella widget, quella dei widget principali, anzi facciamo prima il nostro collegamento all'UDS. Quindi andiamo nella nostra cartella dove teniamo i nostri blueprint che richiamano i widget, in modo da non chiamarlo direttamente fisicamente all'interno del game mode o del controller. Lo facciamo direttamente dalla base, quindi dalla tendina del game mode.
Quindi ne prendiamo uno a caso, lo duplichiamo perché tanto l'interno sarà più o meno uguale per tutti, cambia solo ovviamente il link a cui si deve collegare, e lo chiamiamo ovviamente UD Game Start e lo andiamo a impostare dentro il nostro game mod. Quindi all'interno del nostro UD inseriamo il nostro UD Game Start. Salviamo, apriamo il nostro UD Game Start e qui lasciamo tutto così com'è perché è quello che ci serve per inizializzare questo widget, diciamo, e andiamo però a cambiare il widget che ci serve. Quindi andiamo nella nostra cartella widget, cartella generica dei widget, cartella del menu. Qui possiamo prenderne una a caso, per esempio fare duplica e chiamarlo widget game start, e questo lo possiamo andare ad impostare all'interno del nostro UD. Quindi il passaggio è tutto completo. Ovviamente saltata la variabile andiamo a impostare anche la variabile, quindi qui scriviamo widget blueprint game start, riferimento oggetto azzurro, e così ce lo riprende, e poi lo possiamo aggiungere alla viewport. E così abbiamo fatto tutto il passaggio. Il game start widget entra dentro il game start UD, il game start UD, come abbiamo visto, entra dentro il nostro game mod, e il nostro game mod ovviamente è impostato all'interno della mappa specifica game start, così come il nostro player controller. Quindi i passaggi per il momento dovrebbero essere tutti a posto. L'unica cosa che ci manca è andare appunto a lavorare sul nostro widget. Possiamo aprirlo, per fare un po' di spazio posso anche chiudere il rasto che è già stato tutto impostato e non ci serve. Controllo un secondo che non serva altro. Ok, quindi abbiamo solo il nostro game mod e il nostro widget. Allora, tutto questo widget al momento non ci serve tutto, ci serve solo il background, che fondamentalmente servirà per lo sfondo come foto principale. Io qui inserirò una foto che ho già sul programma, che è una di quelle che abbiamo già usato per il loading screen. Qui in realtà potete poi agire in maniera diversa, sicuramente andare a mettere il logo del vostro gioco, perché questa sarà proprio la prima schermata effettiva del gioco, quindi è giusto che ci sia quello. O se volete mettere uno sfondo animato, mettere già il vostro personaggio con dietro un parte del quadro, insomma quello lì prevedete voi. Oggi rimaniamo molto sul semplice, quindi mettiamo semplicemente una foto. Quindi i due loghi li possiamo anche eliminare. Nel background andiamo, come dicevo, ad inserire un'immagine di sfondo che io prendo direttamente dalla nostra cartella texture PNG. Potrei prendere per esempio questa e andarla ad inserire dentro l'immagine. Non si vede perché avevamo impostato il colore a 0, quindi dobbiamo andare a metterlo nuovamente bianco, e così compare anche la nostra immagine di fondo. Volendo possiamo anche metterla un po' più opaca per far comparire un po' meglio le scritte in sovraimpressione, quindi io direi che qui un 07 potrebbe anche andare bene. E poi abbiamo bisogno ovviamente del titolo e dei tasti da poter cliccare per andare avanti. Quindi per il titolo scriviamo test. Questo tasto lo possiamo anche andare ad ancorare al centro, lo allineiamo, size to content, e andiamo a rimpostare anche la posizione in modo che sia al centro. E qui ci scriviamo per esempio il titolo del nostro gioco. Io al momento scrivo il titolo della serie, Game Series
cambiamo il colore, anche qui utilizziamo un colore della paletta che abbiamo utilizzato e che utilizzeremo per tutto il gioco. Io in questo caso ho questo colore che sto utilizzando appunto per questo progetto, e lo mettiamo come colore principale. Poi possiamo andare un po' ad aumentare le dimensioni del titolo, per esempio un 75 può andare bene, e cambiamo ovviamente anche il nostro font. Ok, e poi lo possiamo posizionare, per dire, un po' più in alto. Quindi meno 150 dovrebbe andare bene, in modo da lasciare un po' di spazio per i tasti. Andiamo quindi ad inserire anche i nostri tasti, quindi qui scrivo pulsante o buttons, insomma, se io ce l'ho qua in italiano, quindi andiamo dentro pannello di controllo. Questo button lo possiamo chiamare per esempio login o start game, quello che volete, nel senso che per il momento faremo un tasto che ci riporterà semplicemente alla pagina successiva, dove avremo poi un menu principale dove poter scegliere il giocatore, unirci agli altri giocatori per giocare, scegliere la mappa, eccetera eccetera. Però comunque quando entreremo nella fase multiplayer avremo bisogno anche di una sezione di login, appunto, per poterci connettere ai server, e lo faremo al momento tutto all'interno dello stesso pulsante, che poi vedremo se appunto aggiungere un pulsante dedicato o lasciarlo in questo modo. Quindi per il momento lo chiamiamo login, lo andiamo a centrare, ricordiamoci di cambiare bene la posizione, di allinearlo e mettere Size to Content, e così rimane al centro, e ci andiamo anche ad aggiungere un testo, perché vogliamo ovviamente leggere a cosa serve il nostro tasto, e lo mettiamo direttamente su button in modo che sia collegato, e come vedete viene inserita all'interno. Andiamo un attimino ancora a lavorare sul nostro pulsante, perché vorrei un attimino cambiare anche il colore e l'opacità, in modo da renderlo trasparente. Quindi qui possiamo mettere uno 003 e qui possiamo mettere uno 03. Ok, quindi ci fa un po' da ombra che risalta appunto la nostra scritta, però appunto si vede lo sfondo. Diamo ok e lavoriamo poi sul nostro tasto. Quindi il nostro tasto avrà un po' di padding, possiamo mettere per esempio 10, in modo che la scritta non vada a toccare i bordi. Lo lasciamo ovviamente centrato, qui scriviamo login. Andiamo a scegliere sempre il nostro font, andiamo a scegliere sempre un colore che ci può venire bene. In questo caso, come dicevo, io uso sempre il mio 95, e andiamo a giustificarlo al centro e a cambiare un pochino appunto anche le dimensioni. Possiamo mettere per esempio un 50. Ora io lo faccio abbastanza generico, poi tutta la parte grafica, come dico sempre, la rimando ai vostri gusti personali. E poi, fatto questo, andiamo a creare anche un tasto per uscire, perché come dicevo questo è il primo contatto effettivo che abbiamo con il gioco, il primo punto dove possiamo fare delle scelte utilizzando il mouse, ed è quindi anche il primo punto in cui possiamo scegliere se andare avanti o tornare indietro, e in questo caso non potendo tornare indietro, quindi uscire effettivamente dal gioco. Quindi selezioniamo il nostro bottone, CTRL D, lo duplichiamo, lo chiamiamo button quit game, lo andiamo un pochino ad abbassare, quindi per esempio un 200, giusto per dare un po' di spazio. Questo lo possiamo invece alzare a meno 200, anche 250. Questo login, a questo punto lo andiamo a cambiare anche il tasto ovviamente sarà un colore negativo, perché comunque dobbiamo sempre cercare di mantenere i nostri utenti attaccati al nostro gioco, quindi dare un segnale un minimo negativo sul fatto che loro vogliano uscire, in questo caso utilizzando un colore per esempio come il rosso.
Io uso un 355 che è l'altro colore che uso come palette per tutto il progetto. E ovviamente qua possiamo scrivere exit. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a unire un po' tutto quanto in modo da poter poi agire su un'animazione. Mettiamo anche una piccola animazione di fade in modo che appunto non entri proprio secco diretto, ma abbia una parte nera iniziale, in modo da potersi combaciare anche con l'uscita appunto della loading screen. Quindi qui in alto possiamo fare copri con e scegliamo un overlay che chiamiamo semplicemente widget e andiamo a inserirci tutto quello che ci serve dentro e poi andiamo a sistemare. Quindi il background sarà a pagina piena, il nostro testo sarà centrato, lo centriamo anche al centro in modo da lasciare tutto centrato e non in alto, sempre per una questione poi di come verrà spostato in base alla dimensione dello schermo effettivo. Quindi andiamo un po' a bloccare tutto verso il centro, ma gli diamo un padding verso il basso di 200 come dicevamo, in modo da portarlo un po' su. E poi abbiamo il nostro login che invece lo portiamo al centro, lo estendiamo, invece di metterlo solo centrale lo estendiamo perché è un po' più bello da vedere, e lo stesso facciamo con il tasto exit, quindi lo portiamo al centro, lo estendiamo e ovviamente gli diamo un po' di padding andando ad agire su il top. Possiamo mettere per esempio 150, anche 200, ok, e così abbiamo la nostra schermata finita. Adesso possiamo occuparci della nostra animazione, quindi controlliamo che il nostro widget sia una variabile, compiliamo, salviamo, questo adesso lo andiamo a sistemare, andiamo ad aprire la nostra animazione. La nostra vecchia animazione la possiamo anche eliminare perché ne andiamo a creare una nuova, quindi se teniamo selezionato widget, animazione possiamo chiamarla fade in, la selezioniamo, aggiungi e andiamo a selezionare il nostro widget. Nel nostro widget abbiamo bisogno del nostro render opacity e il nostro render opacity partirà a 0, quindi schermata nera, e dopo 2 secondi, o quello che preferite, 1 secondo, 2 secondi, secondo me 2 secondi sono un giusto compromesso, lo andiamo a portare a 1. Quindi come vediamo partiamo da 0 e andiamo a comparire con 1. Ok, andiamo a settare la nostra animazione per poi vedere se tutto funziona correttamente. Quindi ci rechiamo qui su grafico, tutta questa parte la possiamo anche cancellare, quindi compreso anche il delay e l'end time, perché non ci servono più, essendo un widget che non è autodistruttivo ma rimane acceso fino al cambio. Ok, e qui nella nostra animazione andiamo a prendere il nostro fade in. Ok, quindi parte sempre in locale perché stiamo sempre ancora giocando in locale, e poi parte la nostra animazione. Playback ovviamente va a 1, quindi la velocità la decidiamo direttamente sulla nostra timeline, sulla nostra animazione, che in questo caso è 2 secondi. Andiamo a vedere se funziona tutto. Ogni volta ovviamente per il momento dovremo provare sempre partendo dalla prima schermata, quindi guardando tutto quello che succede, quindi l'introduzione di tutti i vari loghi e di tutti gli avvisi, e quindi andiamo anche a ricontrollare la nostra loading screen, e poi vediamo appunto come compare il nostro widget. Come vedete c'è stato un cambio di schermata
perché come dicevo la viewport viene distrutta, mentre il loading screen che l'abbiamo creato su il game instance è persistente per tutto il quadro e a un certo punto scompare perché come dicevo la viewport viene distrutta, quindi l'abbiamo richiamata con il nostro controller e in questo caso richiamandola, ripartendo il controller da zero ed essendo il sistema che prende le schermate e le scritte in maniera randomica viene totalmente ricreata. È un po' l'effetto come si vede su Ark Riders: se voi iniziate avete una schermata con il loro logo ovviamente, che è uguale per tutte le schermate, quindi non vedete il cambio di schermata fondamentalmente, però si vede il cambio di scritte, quindi magari c'è un messaggio di notifica, di avviso o di consigli che come vedete viene cambiato nel tempo. Questo perché viene distrutta la viewport e viene appunto ricreata e il sistema è lo stesso che succede anche a noi. E poi ovviamente finiamo nella nostra schermata di Game Start. Da qui poi ovviamente adesso andiamo a impostare un pochino i due bottoni principali che abbiamo. Quindi il primo ci porterà, come dicevo, al main menu, il secondo ci porterà invece all'uscita totale del gioco. Iniziamo quindi dalla cosa più semplice, quindi l'uscita dal gioco. Andiamo a impostare appunto il tasto Exit. Andiamo su grafico. Andiamo qui sulla tendina laterale e andiamo a selezionarci i due pulsanti che ci servono, quindi Kit Game, On Clicked, e prendiamo già anche il nostro tasto per l'ingresso e anche qui clicchiamo su On Clicked. Ok, il modo più semplice per uscire ovviamente è utilizzare il nodo Quit Game, ma per fare una cosa un po' più professionale andiamo a creare anche un altro piccolo widget di richiamo per l'uscita, in modo da non avere un'uscita diretta, ma avere la possibilità di scegliere e ricordare al nostro utente che sta per uscire, e quindi è un altro modo, diciamo, per tenerlo un po' più sul gioco e anche per non creare magari errori che possono risultare un po' diciamo noiosi. Quindi andiamo nella nostra cartella Blueprint widget, andiamo sulla nostra cartella widget generali, possiamo andare nella cartella utilities e qui possiamo creare un altro widget, quindi possiamo prendiamone uno nuovo, quindi andiamo su interfaccia utente, blueprint widget, user widget, e questo lo possiamo chiamare widget blueprint exit game advisor. Lo apriamo e andiamo subito a impostare il nostro canvas, pannello canvas, lo tiriamo dentro, abbiamo qui la nostra schermata. Qui possiamo mettere al momento uno sfondo molto rapido, quindi possiamo anche mettere un'immagine, background. Andiamo a ancorare al centro, aggiriamo la posizione, lo allineiamo, andiamo a mettere size to content, ho sbagliato, scriviamo background, e questa la possiamo anche mettere a 1920 per 1080, scusate, togliamo size to content. Ok, così andiamo a prendere tutta la pagina, possiamo anche ancorarlo a tutta la pagina intera e andare a cambiare un po' il colore. Possiamo mettere tranquillamente un colore piuttosto scuro, lo mettiamo nero a 0,2, ok, opacità a 1. Ok, e qui ci mettiamo anche un avviso, il nostro avviso che sarà quindi un tasto. Questo tasto lo possiamo andare a centrare, andiamo sempre ad allineare, questa volta clicchiamo Save to Content e nel tasto scriviamo
stai per uscire dal gioco, sei sicuro vuoi procedere e qui possiamo un attimo salvare. Questo possiamo dargli un colore, come dicevamo, sempre su il rosso, quindi io uso il mio colore base. Possiamo andare a giustificarlo tutto al centro, possiamo andare ad aumentare un pochino la dimensione, a fare un 60 e a cambiare ovviamente il nostro font. E possiamo anche sollevarlo un pochino, quindi posizione y meno 200, ok. E così abbiamo creato anche lo spazio per i nostri tasti. Quindi qui scriviamo buttons o pulsante in italiano, questo lo possiamo chiamare button continue e lo copriamo con un vertical box. Inseriamo un altro pulsante dentro il vertical box che lo chiamiamo button exit o quit game, come preferite. Ok, andiamo ad impostare la nostra scusate, non era un vertical box ma è un horizontal box, ho sbagliato, va bene anche il vertical ma in questo caso preferisco l'horizontal, quindi lo andiamo a cambiare. Questi li mettiamo qua dentro, questo vertical lo possiamo anche eliminare. Ok, quindi andiamo a cliccare size to content, lo andiamo a portare al centro, sistemiamo la posizione. Ok, sono ovviamente laterali, quindi credo che basterà mettere uno spacer. Ok, e poi andiamo a inserire appunto, allora qua possiamo mettere 25, gli diamo un po' di spazio così vengono creati i due bottoni e poi andiamo ad inserire anche un testo con quello che vogliamo scrivere dentro i nostri tasti, quindi testo, ne inseriamo uno dentro il button continue e uno dentro il quit game. Ok, ovviamente qua ci scriviamo in grande perché dobbiamo invogliare il giocatore a rimanere all'interno del gioco. Lo andiamo a selezionare in verde, mentre l'altro tasto ci scriviamo exit, scriviamo anche in piccolo, minuscolo, colore gli diamo un colore sul rosso, lo facciamo un po' opaco anche, guarda, quindi 0,5. E altra cosa che facciamo, andiamo a cambiare, ci selezioniamo entrambi, andiamo a cambiare background. Ok, qui scriviamo un bel 0,3, li facciamo un po' più chiari e qua possiamo fare anche 0,4. Ok, non si vedrà molto perché sotto è comunque tutto nero. E poi andiamo a selezionare entrambe le nostre scritte, andiamo a selezionare il nostro font, andiamo a giustificare al centro e li aumentiamo per esempio a 75. Il nostro spacer andiamo ad aumentare a 150. Ora li mettiamo così, poi se volete lasciarli con il vertical box forse veniva anche più bello, meglio ancora. Ok, horizontal box, posizione y lo facciamo 100, che 150,
e qui abbiamo i nostri due tasti. Per il momento lo lasciamo così, poi me lo andrò a sistemare meglio a telecamere spente. Comunque insomma abbiamo creato la nostra pagina per uscire, quindi questa qui la andiamo ad impostare subito. Non mettiamo nessun caricamento, la facciamo partire diretta in modo che se uno vuole uscire clicca e gli si apre subito la schermata. Andiamo a copiarci questa parte qui, quindi rimaniamo ad aprire i widget sempre in locale e qui facciamo create widget. Selezioniamo il nostro Axit e add to viewport. E così dovrebbe comparire sullo schermo una volta che clicchiamo Exit e andiamo anche ad uscire effettivamente, quindi andiamo su grafico, questo per il momento li possiamo un attimo eliminare, andiamo a prendere i nostri due tasti, selezioniamo un clicked anche per il secondo tasto e li abbiamo tutti e due. Ok, quindi la cosa più semplice ora è continuare, quindi qui facciamo semplicemente che se vogliamo continuare remove from parent, target self, e qui si rimuove semplicemente. Se uno clicca continua potete mettere volendo anche la schermata di caricamento, ma un po' una parità di tempo, poi vedete voi, ora lo facciamo così al volo. Quindi semplicemente se uno vuole continuare si autodistrugge il widget che abbiamo appena creato. Se invece uno vuole uscire, volendo possiamo anche andare a richiamare il nostro loading screen per fare una cosa un po' più professionale, quindi get game instance cast al nostro game instance personalizzato in modo da poter chiamare, come dicevamo prima, la nostra loading screen. Controlliamo che sia valida, quindi valid, e se è valida possiamo anche chiamare direttamente la loading screen. Una volta che abbiamo chiamato la login screen, a questo punto possiamo far uscire il nostro utente dal gioco, quindi gli diamo qualche secondo di delay per far sì che abbia vita il nostro widget. Possiamo mettere per esempio 2 secondi, una cosa rapida, tanto poi l'utente esce, è inutile stare a perdere molto tempo, e qui chiamiamo direttamente il nostro quit game. E ignoriamo anche tutte le restrizioni della piattaforma, quindi quando uno vuole uscire esce e punto. Possiamo andare a testarlo. Ok, quindi qua arriviamo direttamente alla nostra pagina, chiamo Exit, ci appare la nostra schermata. Se vogliamo veramente uscire, noi diciamo sì, vogliamo uscire, Exit. Parte la nostra loading screen e il gioco si chiude. Ok, e fin qui ci siamo. Chiamo anche il nostro continue, che dovrebbe semplicemente, quando clicchiamo, rimuovere il nostro widget. Quindi vuoi continuare? Sì, e ritorniamo alla nostra schermata. Ok, quindi il nostro tasto Exit è in questo momento a posto e adesso ci possiamo dedicare al nostro login. Quindi chiudiamo,
Questa possiamo anche chiuderla, possiamo poi ovviamente utilizzarla per tutte le volte che vogliamo uscire, quindi anche quando saremo da dentro il menu del giocatore o in partita, se uno vuole uscire, gli compare questa schermata, ragion per cui vi dicevo occupatevi magari meglio appunto del background o dell'avviso in modo che sia un po' più accattivante. Ok, adesso quello che ci serve invece è passare alla nuova schermata, quindi non passeremo di widget ma passeremo di nuovo tra i livelli, quindi abbiamo bisogno di nuovo della nostra loading screen, questa volta la andiamo a creare da subito. O meglio andiamo a creare da subito attraverso l'event construct la nostra variabile per richiamare il game instance, quindi qui riscriviamo get game instance, di nuovo cast il nostro personalizzato, e qui semplicemente ne creiamo una variabile di riferimento, quindi promote variable ed è il nostro game instance. Ok, così adesso lo possiamo utilizzare anche dal tasto sotto, quindi andiamo sul nostro login o enter, andiamo a richiamare la nostra game instance e chiamiamo il nostro loading screen, che poi verrà chiuso ovviamente nel quadro successivo, quindi qua verrà aperto e poi chiuso nel player controller del quadro successivo. Da qui diamo sempre un po' di delay per far durare un pochino la nostra loading screen, possiamo mettere per esempio 5 secondi e poi ci trasferiamo nella nuova mappa, quindi siamo ancora in locale, quindi usiamo open level by name, è semplice, e qui dobbiamo richiamare la nostra mappa di menu principale e la andiamo a creare se non l'abbiamo già fatto. Quindi siamo nell'init game che passa al game start, che passa alla nostra nuova mappa che possiamo anche duplicare direttamente e chiamarla main menu, che sarà appunto il nostro menu dove potremo selezionare il nostro personaggio, selezionare la partita in cui entrare, e la partita in cui entrare poi ovviamente ci porterà direttamente al menu lobby del quale abbiamo già una mappa e che abbiamo già visto abbondantemente. Quindi andiamo anche a impostarla, quindi CTRL C, all'interno del livello che vogliamo aprire, CTRL V, dove arriveremo ancora sempre in locale. Facciamo l'ultimo test, poi io taglierei il video qui in modo da poter dedicare l'intero tutorial successivo al main menu, che sarà appunto un discorso un po' più complesso, perché dovremo poi lì lavorare parecchio appunto per creare la selezione dei giocatori e tutto quello che serve. Quindi andiamo a vedere se tutto funziona. Siamo partiti direttamente dalla mappa main menu, quindi adesso ci possiamo anche evitare tutta la parte iniziale e semplicemente se clicchiamo login parte la nostra loading screen e ci porta alla mappa nuova che è ancora vuota perché l'abbiamo appena creata e dobbiamo ancora lavorarci. In questo caso ci ha riportata la nostra mappa iniziale perché abbiamo selezionato perché la nostra main menu ovviamente è ancora impostata con il nostro gameplay. Per il momento possiamo mettere non, poi appunto lo andiamo ad impostare. Ok, non sto a rifare un altro test, comunque abbiamo visto che il tasto funziona perché comunque ci ha spostato da un punto all'altro. E quindi dovremo essere a posto, quindi ci vediamo nel prossimo tutorial. Come dicevo, andremo a vedere come impostare la prima parte, quindi solo la parte diciamo grafica con i tasti da cliccare per muoversi nelle varie sezioni. Dopodiché la prima cosa che faremo sarà appunto tornare ad unire i nostri personaggi in un'unica mappa e portarli nella lobby. Dopodiché
andremo ancora avanti e creeremo appunto magari la nostra selezione dei personaggi o la selezione delle armi da fare entrare in gioco. Quindi ci vediamo nel prossimo tutorial, grazie ancora per aver seguito, e se vi piace il percorso potete lasciare un like tanto a questo video e lasciare anche un segui in modo da poter appunto proseguire e portare a termine il vostro gioco nella maniera più professionale. Grazie ancora, ciao a tutti.